Buongiorno e benvenuti al sesto episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Bene, siamo sempre nel Medioevo, siamo nel XII secolo e ora tratteremo i temi collegati anche alla storia dell'arte per certi versi. Siamo quindi ancora nel Romanico, quantomeno in Austria nel XII secolo abbiamo ancora il Romanico. Mentre in Francia nascerà già il gotico. La storia non è sempre lineare da questo punto di vista. Ora, innanzitutto, per quanto riguarda le chiese del periodo romanico, queste derivano ancora dalla Roma antica per certi versi. Conosciamo il termine basilica. La basilica era un luogo in cui i romani si incontravano appunto per svariati motivi. C'erano o discussioni, anche mercato e quant'altro. Quando poi dopo la religione cristiana diverrà ufficiale, questi luoghi verranno riutilizzati anche come luoghi di culto e quindi verranno trasformati nelle chiese che noi oggi conosciamo. Ora, lo stile romanico è uno stile molto, come dire, solido, se vogliamo, a differenza poi del gotico che vedremo più avanti. Uno stile anche, fino a un certo punto, chiaramente, quantomeno quello della Chiesa che vediamo a breve, molto anche sobrio, che non cerca lo sfarzo, quindi anche molto vicino alla fede, vera e propria. Qui vediamo una chiesa a Vienna dell'XI secolo, la chiesa di San Ruberto, un santo del Sale dell'VIII secolo, se non ricordo male. E per quanto riguarda sempre il periodo romanico, vi vorrei parlare anche della musica tempo del romanico, perché avevamo ancora i cori appunto gregoriani. Per quanto riguarda, se vi interessa sentire dei cori gregoriani, troverete in questo video anche un link su un canale YouTube dove potete ascoltare altrettanto della musica come veniva, non è musica perché al tempo era musica meno per svago come la conosciamo oggi, ma più davvero per motivi appunto di contemplazione e preghiera. Quindi questa è la chiesa di San Ruberto, bellissima chiesa prevalentemente poi l'estate, è completamente ricoperta di edera. Vedete anche elementi tipico romanici come per esempio quei cori, quegli archi a tutto sesto che poi verranno trasformati pian piano, vedete anche di là degli archi che già iniziano a diventare acuti per poi quando passeremo al gotico diventare sempre più acuti. Qui abbiamo San Ruberto, Santo del Sale, e qui intorno siamo anche in una zona che si viene chiamata, dove c'era un tempo il Salzamt, una zona in cui sempre fino a 400 circa si commerciava col sale, o meglio si gestiva appunto il commercio del sale. E a Vienna c'è una cosa molto interessante, perché dicono quando uno ha una lamentela che però non ha senso lamentarsi, dicono ti mando al Salzamt. Per quale motivo? Perché questo Salzamt venne abolito nell'800 circa, se non ricordo, però gli uffici erano sempre in questa zona, quindi ti dicono vai al Salzamt per dirti tanto non ha senso, trova un'altra soluzione. È un elemento molto carino anche dell'anima viennese, se vogliamo, molto divertente, molto anche seria per certi versi, però anche molto ironica. Bene, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto vi prego come sempre di lasciarmi un bel pollice in alto, abbonatevi se non l'avete ancora fatto, schiacciate la campanella e ci rivedremo la prossima settimana con la settima puntata di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Ciao, buona giornata, mi raccomando rimanete sempre divertenti. Ciao! Achim Ferrandina, dobbiamo ripartire perché che dobbiamo fare? 1, 2, 27, 12, la. Ist nochmal, schade, es ist lustig eigentlich, ja, schade. Sesto episodio di 4 minuti, 5, wieder, weg. Ah, nochmal, ich habe das sowieso falsch gesagt.